La nanotecnologia può essere applicata a tantissimi settori. Nel viaggio lungo un nanometro di Penso Dunque Realizzo abbiamo parlato di sensori e di test rapidi per il Covid. Oggi invece partiremo dalle stelle per arrivare ai fili atomici di carbonio. Con noi ci sarà la nostra esperta Sonia Peggiani, che è una assegnista di ricerca postdoc nel Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, specializzata in nanomateriali al carbonio per applicazioni energetiche. Tutto questo ovviamente dopo la sigla. Se riesco a metterla. Eccoci. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere questa puntata e tutte le prossime puntate che faremo qua su Penso Dunque Realizzo. Ora do il benvenuto a Sonia. Ciao Sonia. Ciao, ciao a tutti. Benvenuta, grazie mille davvero per aver accettato l'invito a parlare qua su Penso Dunque Realizzo. È un piacere per me essere qua e poter parlare un po' di quello che faccio. Eccoci, allora come dicevo prima, Sonia è un'assegnista di ricerca postdoc al Politecnico di Milano, appunto è specializzata in nanomateriali, quindi ci aiuterà a continuare questo percorso lungo un nanometro che abbiamo fatto qua sul podcast. Ecco, vorrei chiederti, Sonia, se riesci a spiegare a chi ci ascolta cosa fai nella vita. Certo, ecco, come hai già anticipato, io sono attualmente appunto assegnista di ricerca nel di Energia, in particolare nel Nanolab del Politecnico di Milano, che è il laboratorio di materiali micro e nanostrutturati. E io ho lavorato in questo laboratorio ormai dall'inizio del mio dottorato, quindi dal 2017, e poi sono ancora qui dopo la fine del mio dottorato come postdoc. Il mio supervisore è il prof Carlo Casari e tuttora lavoriamo insieme. Diciamo quello di cui mi sono occupata durante questo periodo, comunque intenso e molto bello, ma fatto di gioie e dolori, sono stati questi meravigliosi fili atomici di carbonio, che sono materiali estremamente poco conosciuti, perché anche solo nel mondo scientifico non si sa molto. E quindi immagino che anche i nostri spettatori non sapranno molto, a meno che non mi conoscano dal vivo, perché diciamo che tartasso parecchio tutti sulla potenzialità enorme di questi materiali pazzeschi. E quindi stasera vorrei tartassare un po' tutti i nostri spettatori, cercando di stupirli con questi materiali così piccini, ma dal potenziale così grande. Perfetto, perfetto, siamo qui per questo. Allora iniziamo subito. Quando sono partito ho detto che la nanotecnologia può essere applicata a tantissimi settori e ho detto anche che oggi, anche dato il titolo della puntata, partiamo dalle stelle, dai fili delle stelle. Ecco, puoi spiegarci meglio esattamente di cosa stiamo parlando? Allora, il titolo appunto viene da Fili delle Stelle perché i protagonisti sono questi fili, cioè sono delle nanostrutture al carbonio, che potete immaginarli come dei fili veri e propri, anche definiti strutture lineari di carbonio. Ci sono diversi studi che sostengono che questi fili abbiano avuto origine nella polvere interstellare. E infatti c'è uno studio in particolare del 1980 che afferma che queste strutture lineari di carbonio sono state ritrovate in alcuni meteoriti, addirittura meteoriti risalenti alcuni prima e alcuni durante la formazione del sistema solare. Quindi parliamo di 7 miliardi di anni fa e 4,5 miliardi di anni fa. Inoltre poi
un altro studio del 1968, quindi precedente, parla di aver trovato queste strutture lineari di carbonio in un minerale chiamato caoite, ho anche detto carbonio bianco, e praticamente questo minerale è stato ritrovato nel cratere di una meteora che si trova proprio in Germania, a Nordlingen. In questo cratere è stato ottenuto dopo un impatto con una meteora 15 milioni di anni fa. E è stato appunto ritrovato questo minerale e studiandolo si è capito che potrebbe essere fatto di queste strutture lineari di carbonio. Diciamo che il tema è ancora dibattuto, perché si sta cercando di capire qual è il meccanismo di formazione possibile di questi fili nella polvere interstellare, nello spazio, e stanno facendo diversi esperimenti, si sta cercando di capire e dimostrare appunto queste ipotesi che sono già state appunto sostenute in altri lavori, ma c'è chi non è convinto e quindi ci si sta lavorando, però questa è un po' l'origine dei miei fili atomici di carbonio. Ok, ci hai detto che stai facendo ricerca su questi fili di carbonio, quindi immagino che abbiano delle potenzialità. Puoi dirci meglio appunto perché li stai studiando? Certo, allora sì, sono estremamente interessanti perché allora appunto parliamo di fili atomici, quindi sono formati, immaginate come delle palline di atomi di carbonio, ovvero delle palline dove la pallina stessa è l'atomo di carbonio, tutte accanto una all'altra, come una sorta di collana di perle. E, questi fili possono avere proprietà pazzesche sia dal punto di vista della resistenza meccanica, infatti pare essere il materiale più forte al mondo. Servirebbero 2 elefanti seduti sulla punta di una matita per rompere questo filo, quindi per dare un'idea della resistenza che hanno. Tutto questo è a livello ipotetico, perché appunto si stanno ancora tanto studiando e poi vi racconterò le sfide che devo affrontare tutti i giorni. E quindi a livello ipotetico si parla di questa enorme resistenza meccanica, e quindi questo porta a un possibile utilizzo, ad esempio nelle ali degli aerei, perché serve leggerezza, questi fili sono estremamente leggeri e devono essere estremamente resistenti, per cui questa è una possibile applicazione. Oppure sono caratterizzati da un'altissima conducibilità termica. Pensa, è addirittura 500 volte più del rame, e ha una conducibilità termica tale da appunto poter essere utilizzati in applicazioni appunto dove appunto è necessaria un'alta conducibilità. E addirittura un'altra applicazione molto interessante è la mobilità, hanno scusami, è nei transistor, perché hanno un'alta mobilità elettronica. Quindi ad esempio avendo questa alta mobilità elettronica, facilitano il passaggio di cariche, e quindi questi nuovi transistor, che possono essere basati su questi fili atomici, possono effettivamente migliorare la potenza di calcolo, ad esempio. Un'altra bellissima applicazione possibile, anche tema caldo, è nel mondo energetico, perché hanno una altissima area superficiale, 5 volte più del grafene. Adesso poi magari vi dico anche bene che cos'è questo materiale, ma 20.000 volte più della grafite. Insomma, hanno un'area superficiale molto elevata, che permette quindi, è un po' come una spugna, permettono quindi di accumulare tanto idrogeno, ad esempio, quindi utili per lo stoccaggio di idrogeno. C'è uno studio del 2011 in cui questi fili atomici di carbonio sono stati utilizzati per formare dei complessi organometallici, quindi questi fili sono stati legati a degli atomi di calcio,
e in questo modo è possibile per ogni atomo di calcio raccogliere ben 6 atomi di idrogeno, e quindi un ottimo modo per appunto stoccare l'idrogeno. Altra applicazione possibile, sempre legata a questa alta area superficiale, è nei pannelli fotovoltaici, perché essendo così porosi, diciamo, con questa alta area superficiale, è quindi possibile, facile immaginare che catturino molto bene la luce e quindi ottimizzare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici, che comunque è un limite ad oggi importante da Ok, superare. E se perfetto. vuoi, ce Vai. n'ho ancora una molto interessante che si lega, se vuoi, all'altro podcast, che è a livello biologico. Quindi queste strutture possono essere utilizzate per fare imaging cellulare, quindi rilevare simultaneamente diverse organuli cellulari in una certa regione di spazio, perché appunto possono legarsi in modo diverso ai vari organuli cellulari, quindi in base alla terminazione di questo filo atomico si possono legare ai mitocondri piuttosto che ai lisosomi, eccetera. Wow, tantissime potenzialità. Ora però vorrei, ecco, cercare di fare chiarezza anche per chi ci sta ascoltando ed entrare proprio nel dettaglio. E vorrei chiederti, appunto, se riesci a spiegare che cosa sono nel pratico questi fili atomici al carbonio. Ok, allora, appunto, il modello infinito, il modello teorico ideale, ecco, chiamiamolo modello ideale dei fili atomici di carbonio, consiste proprio in una sequenza infinita di atomi di carbonio. E questi atomi di carbonio, questa sequenza infinita di atomi di carbonio può essere anche chiamata carbina, e può esistere in 2 diverse tipologie, a seconda del tipo di legami tra gli atomi di carbonio. In particolare abbiamo la forma detta polina, in cui questi atomi di carbonio in fila sono legati in modo alternato, triplo e singolo, quindi un triplo legame alternato a un singolo legame e così via. E inoltre l'altra struttura possibile è il cumulene, in cui gli atomi di carbonio sono legati tra loro con legami doppi ripetuti. Questa caratteristica è interessante perché a seconda di come sono questi legami, il filo atomico di carbonio assume comportamenti diversi. Nel caso della polina sarà un semiconduttore, nel caso invece del cumulene sarà invece un metallo. Quindi è molto interessante questa differenza di proprietà. E questo è nel modello ideale. E al modello ideale sono associate tutte le proprietà che dicevo prima, su cui si possono fare poi diverse applicazioni. Ma se andiamo nel reale, quindi su quello che tocco io, diciamo, sono finite queste strutture, quindi non sono effettivamente fili infiniti, sequenze infinite di atomi carbonio. Sono finiti anche perché nella realtà la probabilità di interagire l'una con l'altra, cioè un filo con l'altro, è molto elevata, più lunghi sono. Per questo poi tendono a aggregare, intersecarsi e a formare strutture in cui il carbonio assume una struttura planare e quindi perdono le proprietà caratteristiche del filo atomico se diventassero anche troppo lunghe. E per questo, diciamo, nella realtà quello che possiamo ad oggi sintetizzare sono catene finite con delle terminazioni. Quindi possiamo trovare terminazioni fatte da un singolo atomo come atomi di idrogeno, oppure possiamo trovare anche veri e propri gruppi di atomi che anche più ingombranti che terminano la catena. Questo, diciamo, è come sono nella realtà, come ce li possiamo trovare davanti. E la cosa, Ecco, io... sì? Scusa, vai avanti. No, la cosa affascinante che ovviamente mi colpisce sempre molto
è che a seconda della lunghezza della catena e della terminazione che mettiamo ai bordi di questa catena, questo filo atomico di carbonio, le proprietà cambiano perché si possono modulare, e da un semiconduttore, allungando la catena e cambiando a sua volta anche le strutture terminali, si può arrivare a un metallo. Quindi c'è questa grande proprietà della modulazione delle proprietà optoelettroniche. Allora, grazie mille della spiegazione. Quelle slide che stavo mostrando in realtà vengono da un paper, se non sbaglio, del tuo professore, Carlo Casari, e le potete trovare in descrizione per chi ci sta seguendo, ovviamente. C'è una cosa che vorrei capire meglio di quello che hai detto. Hai detto che i ricercatori hanno trovato questi fili atomici nelle stelle. Hai parlato spesso anche di campo ipotetico e poi in realtà il campo pratico. Ma quindi tu in laboratorio lavori con questi fili che create voi in laboratorio? Oppure avete preso degli estratti da questi meteoriti caduti sulla Terra o come funziona? Allora, noi li facciamo da zero, questi fili finiti, ovviamente fili atomici finiti, e riusciamo a produrne di varie tipologie. In particolare quella più comune è con 2 atomi di idrogeno come terminazione, e ne produciamo lunghi fino a 26 atomi di carbonio, è il nostro massimo raggiunto. E come li facciamo? Allora, noi abbiamo una tecnica in particolare che utilizziamo per produrre questi fili atomici di carbonio, che consiste nel prendere un contenitore, anche chiamato tecnicamente vial, riempirlo di un certo solvente, anche l'acqua, si può anche prendere semplicemente un'acqua distillata, mettiamo all'interno del contenitore un dischetto di grafite. La grafite è appunto il materiale con cui si fa la matita ed è interamente carbonio, 100% carbonio. E quindi questo dischetto di grafite è messo all'interno del contenitore riempito da questo liquido e viene colpito da un fascio laser. Il fascio laser, colpendo il dischetto di grafite immerso nel liquido, riesce a rompere i legami degli atomi di carbonio che formano la grafite. Rompendoli, diciamo che in certe situazioni, diciamo in questo liquido si formano condizioni di temperatura e pressioni tali da riuscire a formare questi fili. Quindi questi atomi rotti dalla grafite si compongono a formare delle catenelle, dei fili veri e propri, e tendenzialmente sono terminati idrogeno, e diciamo che contemporaneamente produciamo lunghezze diverse, diciamo abbiamo fili atomici lunghi 6 atomi di carbonio, 8 atomi di carbonio, 10 atomi di carbonio, fino ad arrivare anche a 26. Quindi abbiamo un miscuglio di questi fili atomici che vengono prodotti con questa tecnica che vedo qua, che si chiama Pulse Laser Ablation in Liquid, cioè ablazione laser impulsata in liquido. Quindi questa è la tecnica che utilizziamo per la maggior parte in laboratorio. È incredibile quanto piccole sono queste misure, cioè tu parli da 8 a 26 atomi, proprio, nemmeno centimetri, millimetri o nanometri, o atomi, cioè a pensarci è pazzesco. Sì, scusa, vai. No, sì, se vogliamo avere, diciamo, una sorta di stima di quanto può essere grande un atomo, se compariamo un atomo alla pallina da tennis, cioè, o meglio, la differenza che c'è tra un atomo e una pallina da tennis è come quella che c'è tra la pallina di tennis e la Terra, come differenze in gioco. E un'altra immagine che posso darvi per aiutarvi un po' a collocarvi in questo mondo nanometrico o sottonanometrico è che se ci rimpicciolissimo alla dimensione di un nanometro, vedremo una goccia d'acqua grande come la Luna.
giusto per dare idea di quanto piccole sono e di quanto invisibili siano queste strutture. Ecco, rifletteteci, voi che ci state ascoltando, rifletteteci. Allora, qua nel podcast cerchiamo sempre di cercare di capire quali sono le sfide, le difficoltà che voi esperti avete nel vostro campo di ricerca. E io leggendo il paper di questo professore in cui parla di fili atomici, menzionava il fatto che è estremamente difficile controllare queste strutture del filo, appunto. Ecco, puoi spiegarci meglio cosa intende? Allora, sì, diciamo che hanno tanti problemi ed è il motivo per cui non esistono ancora oggi vere e proprie applicazioni, però siete tutti presenti e qua lo dico, nel futuro arriveranno, ne sono sicura. Allora, sì, è difficile controllarle, beh, come vi ho detto, anche dalla tecnica che utilizziamo principalmente in laboratorio, si producono contemporaneamente lunghezze diverse. Quindi è difficile riuscire a decidere che, ad esempio, voglio la lunghezza 8 atomi di carbonio, ecco, non è così semplice. Ci sono modi per controllare la concentrazione, quindi un altro infatti problema di questi fili atomici è che si possono sintetizzare ma in bassa concentrazione. E un modo quindi per aumentarla e quindi per controllare quel parametro è ad esempio un po' ottimizzare i parametri di processo, quindi cambiare l'energia del laser, cambiare il tempo, cambiare il volume del liquido, si può agire in questo modo. Oppure si può lavorare sul dopo, cioè una volta che sono stati prodotti si possono fare una serie di passaggi per riuscire sia a concentrarli di più, sia poi a separarli e quindi a poi analizzarli separatamente, cioè in modo tale che si possa analizzare il filo atomico in base alla lunghezza e in base alla terminazione. Esistono diverse tecniche per poi appunto riuscire a fare questa separazione e vari passaggi per concentrare queste strutture. Prima di parlare di altre sfide che tu stessa hai avuto, mi è venuta in mente un'altra domanda perché hai menzionato moltissime applicazioni pratiche che potrebbero avere appunto questi fili atomici e mi stavo chiedendo, allora questi appunto fili sono infinitamente piccoli, ma nella pratica poi come verrebbero utilizzati in queste applicazioni che hai menzionato? E ad esempio, appunto, questi fili, essendo molto particolari e che cambiano proprietà a seconda della lunghezza della terminazione, ad esempio nell'applicazione quella dell'imaging biologico, che è un lavoro del 2018, sì, praticamente il fatto che siano terminati in modo diverso possono attaccarsi a organuli cellulari diversi e quindi a essere dei sensori specifici per un tipo di organulo. E quindi in questo senso possono essere direttamente utilizzati. Oppure nell'applicazione del transistor si possono ad esempio depositare su specifici circuiti questi fili atomici in cristalli, quando formano dei cristalli, si depositano direttamente su dei circuiti attraverso una serie di passaggi e così facendo si crea questo transistor particolare in cui si può quindi misurare effettivamente la mobilità elettronica del materiale e del dispositivo stesso. Ecco. Quindi proprio ci sono varie metodologie di applicazione di queste strutture così piccole. Se chi ci ascolta fosse interessato a seguire gli sviluppi di questa tecnologia, avresti un sito, un luogo da consultare o da tenere sott'occhio? Allora, il sito è quello di Esplore, è proprio scritto Esplore, del Politecnico di Milano.
in cui ci sono tutte le news e degli articoli che pubblichiamo, delle conferenze che facciamo, quindi diciamo quello potrebbe essere un buon punto di partenza per rimanere aggiornati su questo tema. Ok, fantastico, lo metterò nella descrizione per chi ci ascolta in differita e sui podcast, ma l'ho messo anche in chat per qui qua con noi. Allora, stiamo per avviarci in chiusura, ma io davvero voglio assolutamente chiederti tu, dato che sei una ricercatrice su questo, che sfide hai personalmente avuto in questa esperienza di appunto, maneggiare questi fili atomici di carbonio? Allora, direi due. Una su questa concentrazione, ottenere una buona concentrazione per studiare i fili atomici e un'altra per stabilizzarli, proprio perché sono suscettibili alla temperatura, sono suscettibili all'aria, a vari altri anche gas inerti, diciamo sono davvero molto molto delicati. Quindi sull'ambito della concentrazione ho un episodio divertente, se vuoi, che praticamente l'anno scorso, anzi un po' più di un anno fa, io e altri due colleghi abbiamo deciso di concentrarle al punto da vedere bene la risposta di questi fili sollecitati da radiazione elettromagnetica, cioè da una particolare luce. E quindi volevamo vedere la risposta, però erano poco concentrati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso a fine luglio, quindi tutti ormai nel laboratorio erano in vacanza, di fare 3 giorni e mezzo, dopo una serie di calcoli, abbiamo capito che ci volevano 3 giorni e mezzo per fare 92 sintesi di questi fili, unirli, concentrarli, e siamo così riusciti finalmente, dopo 4 anni che provavo a cercare di vedere questo segnale, a vedere il loro segnale senza l'aggiunta di particelle metalliche che servivano a intensificare il loro segnale. Quindi è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo chiamato il nostro prof che stava andando in vacanza, urlando, dicendo no, ce l'abbiamo fatta, e quindi è stato una bella emozione. Quindi anche lui se la ricorda, perché a momenti si spaventa perché l'abbiamo proprio chiamato all'improvviso. E l'altra sfida appunto è quella della stabilizzazione. Ero un po' senza speranze nel 2019, quando continuavo a provare di capire come stabilizzarli, perché in ogni modo anche metterli in frigo così la temperatura è bassa, però poi ci devi lavorare, quindi devi portarli a temperatura ambiente, ma il gradiente termico non fa bene, quindi si distruggono e si degradano. E allora, diciamo, per arrivare a una quadra, un giorno ho provato ad aggiungere nel liquido, quello in cui poi mettiamo il dischetto di grafite, poi il dischetto viene colpito dal laser. Ecco, nel liquido ho aggiunto un materiale plastico liquido. Così, finita la sintesi, ho lasciato evaporare per un giorno e mezzo, tutto il liquido, in modo tale che rimanesse asciutto. Si è formato un bel film, e studiando questo film, questi fili atomici rimanevano nel tempo, e dopo 3 anni ci sono ancora. Quindi devo dire che sono state dolori forti, ma anche grandi gioie essere riuscita in qualche modo ad affrontarli e in parte superarli. Wow, incredibile. Spero che chi ci ascolta rimarrà aggiornato sul sito di Explore del Politecnico, perché sicuramente queste avventure sono super interessanti e magari se in futuro uscirà un nuovo processore, che so, di Intel o di Apple, magari basato su questi fili, ecco, potrete dire, stasera ho sentito Sonia parlarne a riguardo 5-10 anni prima del previsto. Ah, un'ultima domanda. Secondo te, da questo punto della ricerca, che appunto mi sembra davvero in pieno proseguimento, quanti anni ci vorranno per vedere una prima applicazione di questi fili atomici? Allora, diciamo che non è facile stimarla, perché i problemi sono diversi, e quindi c'è da lavorare tanto. Non credo comunque troppi, anche perché quel lavoro dell'imaging biologico è comunque del 2018 ed è
stato proprio sperimentale. Quindi da quel punto di vista possiamo dire che ci sono già riusciti. Poi un conto è farlo magari a livello scala laboratorio, un conto poi è farlo a livello industriale, però è già un'applicazione reale, fatta e svolta e finita. E quindi 2018 già abbiamo una prima bandierina di applicazione. E quindi io credo che in questi anni, secondo me, nel giro appunto di 10 anni, la possibilità di vedere più applicazioni pratiche non è così bassa dopo tutto. Non è facile però, non è facile perché le sfide sono davvero tante e poi quando si scopre una cosa in realtà si scopre un mondo, quindi risolvi un punto ma devi risolverne poi tanti altri, quindi non è facile stimarlo, però secondo me dobbiamo stare tutti aggiornati perché può evolvere in fretta. Grazie, grazie di questa tua testimonianza. Siamo estremamente fortunati di averti qua tra noi, Sonia. Siamo arrivati alla chiusura della puntata. Se siete in live, restate qua perché magari se avete qualche domanda le potete scrivere in chat. Se invece state ascoltando in differita, Sonia, io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi la tua conoscenza e aver cercato di far capire meglio a chi ci ascolta questa realtà nanometrica. Grazie. Ripeto per tutti, Sonia Peggiani è una sinistra di ricerca postdoc del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Io come sempre vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare.